Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare delle semplicissime roselline, eccone qua una, che ci impiega davvero pochissimo tempo per realizzarle e ne puoi realizzare quante ne vuoi, di quanti colori vuoi e soprattutto della dimensione che vuoi in pochissimo tempo. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per fare la nostra rosellina dobbiamo avviare un numero di catenelle pari. Nel mio caso andrò ad avviare 40 catenelle. Una volta realizzate le nostre catenelle, dobbiamo andare ad aggiungere altre 3 catenelle. Queste ultime 3 catenelle serviranno per andare a girare il nostro lavoro e serviranno anche come prima maglia alta del giro. Nella quarta catenella dall'uncinetto andiamo a fare una maglia alta. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi abbiamo fatto la maglia alta. Andiamo a fare 2 catenelle e nella stessa maglia andiamo a fare altre 2 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare un punto a V. Dobbiamo lavorare in questo modo quindi tutto il nostro lavoro. Adesso non facciamo catenelle e saltiamo 2 catenelle di base. Nella terza catenella andiamo a fare 2 maglie alte. 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia. Abbiamo realizzato così un altro punto a V. Proseguiamo come abbiamo fatto prima, saltiamo 2 maglie di base e nella terza lavoriamo di nuovo un punto a V. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e poi di nuovo 2 maglie alte. Proseguiamo per tutto il giro come vi ho già fatto vedere. Questo è il risultato finale una volta finito il primo giro. Non vi preoccupate se appunto il giro tende ad arricciarsi perché è normalissimo. Adesso proseguiamo con il secondo giro. Per girare non andiamo a fare nessuna catenella, giriamo semplicemente il lavoro in questo modo. Nella maglia alta che abbiamo fatto ne saltiamo la prima, saltiamo questa, in questa andiamo a fare una maglia bassissima, andiamo a fare 3 catenelle, anche queste 3 catenelle andranno a sostituire una maglia alta. Adesso all'interno nel nostro punto a V, vedete qui, andiamo a fare 3 maglie alte, una, 2, 3, quindi 3 maglie alte più le 3 catenelle fanno 4 maglie alte. Facciamo una catenella e di nuovo nello stesso punto a V andiamo a fare altre 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4. Adesso tra i punti a V vedete c'è questo quadratino. Entro con l'uncinetto e qui vado a fare una maglia bassissima. Mi risposto nel punto a V successivo e faccio all'interno 4 maglie alte.
Una, due, tre, 4, una catenella e di nuovo all'interno dello stesso punta V altre 4 maglie alte. Una, 2, 3, 4. Qui c'è il quadratino tra i due punti a V e faccio una maglia bassissima e riprendo a lavorare 4 maglie alte, una catenella e 4 maglie alte all'interno del punta V. Quindi proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro, siamo a questo punto, dobbiamo andare a fare una maglia bassissima nella terza catenella iniziale che avevamo fatto. Ne andiamo in questo modo a bloccare il nostro lavoro, facciamo una catenella e tagliamo il filo leggermente lunghetto perché ci servirà per cucire. Questa è come si presenta ora la nostra rosellina. In questo momento dobbiamo dare la forma alla nostra rosellina. Quindi partiamo mettendo il nostro lavoro al rovescio. Quindi la parte dove c'è il filo più lungo andiamo appunto a iniziare ad arrotolare la nostra rosellina. In questo modo potete andare a cucire mano a mano che arrotolate oppure andare a cucire alla fine. Piano piano arrotolate dando la forma appunto alla rosellina. Una volta che l'avete finita di arrotolare, l'ago nel mio caso è già inserito, vi consiglio anche nel vostro caso, andate a mettere dei punti per andare a fissare, bloccare il tutto. Io non seguo un ordine ben preciso. Vado semplicemente a passare l'ago tra il lavoro tentando di prendere più maglie possibili. Vado a bloccarlo anche qui sul laterale. L'ultimo petalo. Una volta che avete bloccato la rosellina, è quasi conclusa. Andate ad aggiustarlo un attimino con le mani, vedete se va bloccata meglio e questa è la nostra rosellina fatta. Adesso andiamo a realizzare le foglie. Naturalmente questi fili vanno dispersi all'interno della lavorazione, quindi andate a fare un nodino alla rosellina e inserite il filo all'interno. Fate questo lavoro anche con quest'altro filo. Per le foglie andiamo ad avviare 20 catenelle.
Una volta realizzate le 20 catenelle, nella seconda dall'uncinetto vado a fare una maglia bassa, poi nella successiva una mezza maglia alta, 2 maglie alte, una e 2, una maglia altissima, 2 maglie alte, una mezza maglia bassa o mezza maglia alta, una maglia bassa, una maglia bassissima. E adesso ripeto dalla maglia bassa di inizio fino alla maglia bassa qui di fine della prima fiolina. Quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, 2 maglie alte, una maglia altissima, 2 maglie alte, una mezza maglia alta. Adesso qui dobbiamo fare nella stessa catenella, dobbiamo andare a fare 3 maglie basse, perché una maglia bassa è per concludere questo giro, una maglia bassa che andiamo a fare è per girare il lavoro e la terza maglia bassa che andiamo a fare è per iniziare nuovamente il giro. Quindi una volta girato dobbiamo proseguire come abbiamo fatto prima, quindi nella maglia successiva una mezza maglia alta, 2 maglie alte, poi andiamo a fare una maglia altissima, 2 maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa, una maglia bassissima, e dobbiamo di nuovo andare a ripetere queste maglie che abbiamo appena fatto. Quindi maglia bassa, mezza maglia alta, 2 maglie altissime, scusatemi, 2 maglie alte, una maglia altissima, due maglie alte, una mezza maglia alta, e adesso qui nell'ultima maglia andiamo a fare 2 maglie basse. Le nostre foglie sono concluse, adesso andiamo a chiudere il nostro lavoro con una maglia con una chiusura invisibile. Quindi come facciamo? Tagliamo il filo abbastanza lunghetto perché lo utilizziamo poi anche per andare a cucire. Sfiliamo, non facciamo maglie bassissime o catenelle, niente, sfiliamo il filo e andiamo a inserire il nostro filo nell'ago. A questo punto dobbiamo andare a ricreare una maglia, quindi entro nella prima maglia del giro, passo proprio con l'ago, vedete, sotto tutta la maglia, tiro il filo, rientro nella maglia qui dove era il filo
entro in questo modo, tiro il filo. Non tirate strettissimo perché vedete qui abbiamo ricreato una maglia, questa deve rimanere. Giro il lavoro, entro in una maglia, vado a fare un nodino in modo da bloccare il filo. Anche qui non stringete fortissimo, serve soltanto per bloccarlo, perché se no andate a nascondere qui la maglia che abbiamo fatto per la chiusura invisibile. Vedete? La chiusura non si vede. Giro il lavoro e nascondo il filo all'interno delle maglie. Lo porto nascondendolo al centro del lavoro. In questo modo. Qui possiamo andare a eliminare questa codina che è in eccesso. A questo punto dobbiamo andare a cucire le nostre foglie alla rosellina, quindi riprendiamo la rosellina, mettiamo in questo modo le foglie, vedete, al centro, e come ho fatto prima entro all'interno anche della rosellina e metto dei punti per tenere ferma le foglie. Non seguo dei punti già prefissati, semplicemente entro ed esco dal lavoro per bloccarlo. Fate in modo che nel rosso la cucitura del verde non si veda. Una volta che avete cucito le foglie, entrate in una maglia e andate a fare un nodino in modo da bloccare la cucitura. Una volta bloccata, entrate nel lavoro e andate a disperdere il filo all'interno della rosellina. Tagliate. La nostra rosellina è conclusa. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!